Stasera abbiamo polenta taragna con dentro un po' di formaggio della Valtellina sciolto e lenticchie, giusto per iniziare il 2023 alla grande. Che bella cenetta. Hai visto? Buongiorno a tutti ragazzi, che bello svegliarsi qua, il camper alle mie spalle, come vedete. Adesso sto facendo 2 passi a piedi dopo appunto aver fatto volare il drone. Sta venendo fuori un pochino l'alba sulle montagne, calcolate che la davano per le 8:04, l'alba sono già le 8:15, 8:20, le montagne la bloccano un attimino, ecco. Però camminare così nel silenzio sul lago adesso in questione, o comunque anche in montagna o nella natura, insomma, mi mancava un po'. Bella Innsbruck, quella che abbiamo visitato qualche giorno fa, ci sta, però rimane pur sempre una città, nel senso, per chi ama comunque la natura e tutto, sicuramente questi posti qua li può apprezzare al meglio, ecco. Volevo registrare questa clip con voi, così la mattina Claudia sta ancora dormendo. Prima ho fatto fare qualche bisogno a Mac, che è uscito con me mentre facevo volare il drone. Le temperature non sono male in questa vacanza, anche perché di giorno bene o male arriviamo a 12-13 gradi e comunque la mattina ce ne sono 5-6, di notte magari scenderà anche a un paio, 2-3, però comunque non si sta male, ecco. E calcolate che questa qua è la strada che sto facendo per andare giù al lago, cioè praticamente noi eravamo sopra di là e siamo attaccati al lago. Ma che bello, adesso sta arrivando il sole sul lago. Cavolo, guardate che inquadratura ragazzi, mamma mia, sembra una cartolina. Comunque è un po' più agitato rispetto a ieri, quando siamo arrivati. Ieri era proprio una tavola, proprio piatto piatto piatto, uno specchio. Adesso c'è un po' di ondine, ecco. Lo spettacolo merita alla grande, cioè guardate che roba. Come vi dicevo, volevo fare questa clip, adesso faccio 2 passi con voi. Volevo dirvi 2 cose, nel senso che il 2022 è stato un anno bello per quanto riguarda noi, per quanto riguarda i viaggi, anche perché comunque nel 2021 abbiamo avuto la possibilità appunto di comprare il camper, il van. Tra il 2021 e tra il 2022 l'abbiamo passato viaggiando, ci siamo divertiti. Scusate se magari mi sentite un po' nasale, ma la mattina col caldo freddo tra il camper e fuori continuo a soffiarmi il naso e sto diventando matto. Vabbè, il 2023
sarà un anno abbastanza importante, ve l'abbiamo continuato a ripetere che appunto ci saranno delle novità e ci saranno appunto, quindi state un attimino sintonizzati per i più curiosi, per i più interessati, perché appunto se ne vedranno delle belle. Questo per dirvi cosa, che comunque il viaggiare, noi abbiamo sempre cercato comunque di fare la maggior parte natura, perché a noi piace di più la natura, però diciamo che il viaggiare non ha una regola, ecco, ognuno fa come vuole, ognuno va dove vuole, ognuno utilizza il mezzo che vuole. Se ne sentono tanti, soprattutto adesso che è scoppiato il boom dei camper, dei van life, bla 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 bla. Tante persone vedo che si prendono la briga di no ma si fa così, no ma si fa cosà, no, cioè ragazzi, va bene che alcuni hanno più esperienza, altri hanno meno esperienza, però non c'è un giusto o uno sbagliato, secondo me c'è quello che uno vuole fare, quello che uno si sente di fare. Non c'è cosa migliore appunto di poterla vivere come si vuole, anche perché se pensate abbiamo regole ovunque, se ci mettiamo regole anche in questo mondo qua, ragazzi, siamo perduti praticamente. Noi abbiamo cercato da quando abbiamo aperto il canale comunque di fare dei video per lo più penso simpatici, di intrattenimento, ecco, cercando comunque di farvi vedere i posti dove andavamo, cercando di trasmettervi le emozioni comunque che provavamo, sperando di esserci riusciti, magari non al 100%, però una buona parte speriamo di sì. E anche i video che abbiamo fatto sui lavori, sulle cose, cioè sono stati tutti video non per dettare legge, non per dire si fa così, ma più che altro a titolo informativo, o comunque su come noi abbiamo preferito farli. Ecco, l'importante ragazzi è viaggiare, è divertirsi, viverla, soprattutto viverla bene, e poi per il resto chi se ne frega uno come lo fa, quando lo fa e perché lo fa. Che poi tra l'altro pensate che dal paesino che c'è dall'altra parte, quello dove eravamo ieri, a qua, cioè ci sono un 15 km, cioè praticamente l'abbiamo girato a metà. Pensate addirittura che con i suoi 133 metri di profondità e quasi 10 km di lunghezza, ragazzi, rimane il lago più grande e più profondo di tutto il tirolese. Buongiorno anche da me, ce l'ho fatta a svegliarmi e niente, adesso stiamo facendo una passeggiata per il lago, che è veramente uno spettacolo. Ha dei colori pazzeschi, dei colori bellissimi. Peccato che però ha nevicato pochissimo, quindi solo sulle vette si può vedere un po' di neve. Però lo spettacolo è sempre eccezionale. Poi quando si tratta di natura sapete che io la adoro. Beh, con questi colori qua rispetto a stamattina presto cambia completamente. Infatti dopo vediamo di far volare il drone un'altra volta, così almeno lo vediamo sia appunto all'alba e sia con questi colori qua. Ieri abbiamo visto alcuni che si sono buttati e hanno fatto il bagno, quindi pensate un po', con l'acqua praticamente sarà stata a 1 grado, sì, al limite del congelamento. Però vabbè, qua hanno un'altra tempra rispetto a noi, penso proprio. Qua c'è anche il piazzale per fare windsurf, però ovviamente adesso è chiuso, ci sono solo le bandiere. Invece da qua c'è appunto l'accesso sia per le tavole e sia anche a piedi. Ovviamente d'estate è tutta un'altra cosa. Adesso noi stiamo continuando sempre sul lato destro, vediamo dove riusciamo ad arrivare, perché poi là in fondo ci dovrebbe essere un altro paesino, però ovviamente non arriviamo fino a là. Il clima oggi ci sta, nel senso che comunque all'ombra un pochino di fresco fa, però al sole si sta veramente bene. Questa strada qua che stiamo facendo noi è praticamente 80% all'ombra, perché qua sopra, essendoci la superstrada, c'è la montagna e quindi fa tutta ombra. Ma che bello però,
sono queste parti qua un po' più alte, questa qua più bassa, e da quest'altra parte c'è un'altra parete. Ci sta così nella natura, uno che appunto fa questi sport qua, magari si fa la corsetta, si ferma, si fa 2 o 3 serie di allenamento, poi dopo riprende a correre. Comunque volevo provarlo, a parte le mani che te le spacchi, ma sembra una stupidata. Uno dice salgo di 1 metro neanche, tanto vabbè ti aggrappi. Sì, ma ti spacchi mezzo, cacchio, ti senti tutte le spalle, le braccia. Sì, no, adesso capisco quelli che lo fanno come sport, che soffrono. sì, però è divertente, dai, ci sta. Beh, questa parete qua è stata più facile rispetto che l'altra. Non so se perché magari c'è più appiglio nei vari appoggi, però è stato molto più facile. Adesso come fai a scendere? Adesso chiamiamo i soccorsi. Qua vendono anche le barche a vela per 18.000 euro. Per chi di voi è interessato, venga qua. Attrezzatissimi anche con i VC. Ovviamente vabbè, si paga 50 centesimi, però comunque almeno dovrebbero essere teoricamente puliti e comodi qua per la camminata sul lago. E dopo questa bella scampagnata, più o meno di un 5 km andata e ritorno, abbiamo calcolato, ci stiamo mangiando la polenta avanzata di ieri sera, anche perché tipo ne abbiamo cucinato per, non so, 8-9 persone. Dopodiché proseguiamo il viaggio verso la nuova tappa, tanto comunque sono le 2 del pomeriggio, dista circa un'oretta da qua, quindi ci vediamo dopo in strada. Navigatore impostato, 1 ora e mezza di strada verso le cascate di Krimla. Salutiamo questo bel lago con questo bel parcheggino sullo sterrato e le montagne innevate sullo sfondo. How long do we gotta stay here? We don't know in one lines. All of the clothes are designer, fast cars and who knows who. Yeah, I know what they wanna say. They're gonna ask me if I'm gonna make it. I don't care if I'm gonna have to fake it, long as I can be real with you. You're leaning into me, saying stay with me a while. If we leave right now, we can go to a going and gone. Siamo arrivati a 1500 e finalmente abbiamo trovato la neve, come state vedendo, però non è questa la nostra destinazione. Continuiamo in questo paesaggio più invernale per andare appunto alle cascate dove siamo diretti. Been dreaming about you, girl. No, it ain't a mystery. So take me home. I want you to take me home. Ci
Ci sono anche gli impianti di risalita, però è quasi tutta sparata, nel senso che comunque qua nei campi a destra e a sinistra è ancora quella vecchia residua, ma proprio le piste che hanno fatto non è neve fresca, ma è sparata, però va bene lo stesso, dai. And now you're leaning into me. You say you stay with me a while. If we leave right now, we can go till we're going and gone. Non so se riuscite a vedermi, ragazzi, perché ormai praticamente è quasi buio. Sono le 5, ma qui oramai, essendo praticamente immersi tra le montagne, c'è totalmente buio. Abbiamo girato un attimino, qua ci sono un po' di parcheggi P1, P2 fino al P5 per appunto vedere queste cascate qua, che tra l'altro sono anche tra le più alte d'Europa. Poi domani con calma vi facciamo vedere bene tutto, vi spieghiamo bene tutto, anche perché stasera oramai è quello che è. Siamo però riusciti a parcheggiarci qua, che praticamente quella lì dietro è la strada principale, quindi siamo un attimino defilati. Ho dovuto mettere sulle catene, non tanto per il nevischio, ma perché adesso qua dal video non rende, ma questo qua è tutto ghiaccio, ragazzi, quindi soprattutto questo qua è tutto ghiaccio, quindi ho dovuto fare quella salitina lì perché c'è un ingresso sia da quella parte che anche da quella parte là, però di là è molto conciato, è molto peggio, praticamente è più ripida ed è tutto ghiaccio. Mi sono messo qui, quindi siamo in bolla. Qua teoricamente se qualcuno deve passare lo spazio ce l'ha, e poi dopo noi domani, se dobbiamo uscire, usciamo di là. Le cascate sono là dietro, tra l'altro qua c'è scritto anche pizzeria Cascata, che è là ma è chiusa al momento. Claudia aveva subito detto basta, stasera magari pizza, no, invece mi sembra un po' chiusa. Vediamo dopo per le 7 se apre, ma dubito, anche perché teoricamente tutti questi parcheggi qua che vi ho detto prima, P1 eccetera, sono prettamente per un discorso estivo. Teoricamente il meteo di stasera danno neve, 1 centimetro, poca roba, una stupidata, però vediamo un attimino, speriamo non tantissimo, più che altro per uscire fuori dopo non tanto da questo parcheggio ma da queste strade qua, anche perché abbiamo fatto un po' un saliscendi. Adesso siamo a quota 1600. Noi ragazzi ci vediamo domani per andare a vedere le cascate, speriamo nel bel tempo, e niente, ciao ciao, a domani.